Ciao amici e amiche del segno dei pesci, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotaric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 1 al 14 luglio, dove troveremo la luna nuova in Cancro. Vi ricordo che è una lettura generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e il link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e a abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo ad accendere la nostra luna. E prima di ascoltare gli oracoli, vediamo dal punto di vista astrologico che cosa aspettarci. In genere ci porterà questa luna nuova in Cancro un'emotività molto forte, molto intensa, anche sensibilità e intuizione che in realtà possono essere sfruttati per percepire le cose con maggior chiarezza. Rinnovamento interiore, opportunità di riflessione e crescita, rafforzamento dei rapporti familiari, anche quelli più stretti, creatività, sogni, immaginare proprio per progettare il nostro futuro. Di contro dobbiamo fare attenzione a quelle emozioni negative, quelle più complesse che ci possono bloccare e destabilizzare, sbilanciare relazioni e addirittura ampliare problemi e difficoltà. Quindi occhio a questi sbalzi di umore, alla vulnerabilità, alla suscettibilità, ai dubbi, alla tendenza alla malinconia, alla dipendenza emotiva, al bisogno di sicurezza. Quindi queste sono le cose che devono essere attenzionate. Parliamo proprio adesso con il primo oracolo e non a caso è uscita proprio la carta della malinconia lunare, infatti si stava proprio parlando a livello astrologico ed è forse un'energia che può riflettersi maggiormente in questo periodo, soprattutto all'inizio, quindi intorno al 1 luglio. Forse è proprio questo primo indizio che ci dà l'opportunità giusta di attenzionare questa cosa per poterla risolvere e lasciarla andare. Si riferisce a uno stato d'ansia, un senso di vuoto, sentirsi giù di morale o vivere un momento no e un calo di energia. Tutto può essere passeggero effettivamente. Una cosa che ci consiglia questa carta è di attivarci per uscire dalla tristezza o qualcosa che appunto ci sta bloccando. Magari ognuno di noi può avere una propria strategia, c'è chi può semplicemente distrarsi, fare qualcosa di bello, di positivo, che piace fare qualcosa che dà gioia appunto, oppure aiutare qualcuno, eccetera. Quindi ognuno avrà il proprio modo e magari è proprio questo atteggiamento, questo comportamento che vi aiuterà a cogliere meglio le energie, quindi in senso positivo, le energie di questa luna. Primo quarto ci fa capire che abbiamo bisogno di maggiore equilibrio, proprio perché c'è precarietà, c'è una fase di sospensione e un cambio di direzione di alcune situazioni che stiamo vivendo, allora dobbiamo accogliere motivazione a continuare, capire di rimanere sul pezzo su una certa situazione oppure fermarsi un attimino a verificare quello che stiamo facendo, perché le sfide non arrivano, diciamo così, a caso, arrivano a farci capire se dobbiamo insistere, continuare in un percorso oppure se è il caso di lasciare andare. Quindi arriva questo ostacolo per aumentare ancora di più magari la nostra perseveranza, la nostra volontà ad aiutarci a resistere con forza e coraggio, adattabilità anche, ma aiutarci a capire che forse alcune cose dove continuiamo ad insistere e se non hanno funzionato precedentemente, se non si sono risolte già da un bel po' di tempo, allora forse è il caso di lasciarle andare. E io qui mi riferisco
non solo alle situazioni, può essere qualcosa in ambito lavorativo, strettamente personale, ma può riguardare anche una persona, una relazione. L'altro messaggio arriva dalla carta Dio del cielo, molto interessante perché prima di tutto ci parla di autorevolezza, nel senso di avere la forza interiore per fare qualsiasi cosa e per superare le nostre sfide. Come vedete rientra proprio quel concetto di sfida, ma soprattutto di riflettere sulla direzione della propria luce, anche delle proprie idee, delle nostre intenzioni, di quello che vogliamo realizzare, perché dobbiamo capire che è arrivato il momento per dare la giusta energia, la giusta attenzione agli altri e anche a se stessi. Se ci accorgiamo che stiamo dando diciamo forza o anche attenzione, energia in senso lato ad una persona, a una situazione che, non in realtà non la merita, allora forse è qui che è arrivato il momento giusto, come abbiamo visto, anche dalle altre carte, per fare qualche cambiamento. E adesso procediamo con l'oracolo dello sciamano. Allora, vediamo un po'. Troviamo la carta del flusso. Visto che è dominante questo messaggio, vediamo anche che è dominante il fatto di poter superare qualcosa che ci sta limitando o qualcuno effettivamente. Dobbiamo seguire un po' il flusso degli eventi. È come se in alcune circostanze possiamo utilizzare a nostro favore per fare questo passaggio e per accogliere magari gioia e serenità. In più questa carta cosa ci sta dicendo, oltre al movimento naturale degli eventi e delle cose? Di seguire questo flusso con fiducia, con apertura, di osservare, di portarci verso un qualcosa che ci aiuta ad ascoltare la realtà, ad accettare alcune cose per come sono accadute e quindi a cogliere quell'intenzione, quella scintilla iniziale che va ad attivare energie e ci apre possibilità. Molto, molto bella come carta e come messaggio. Adesso vediamo il prossimo che arriva da Pachamama. È un'energia che nutre e che rigenera, quindi vuol dire che abbiamo la forza, la possibilità, anche la responsabilità di proteggere quello che siamo, quello che abbiamo e quindi è questo che dobbiamo continuare, diciamo, sia a fare, se lo stiamo già facendo, oppure proprio connetterci a queste possibilità. E poi è da qui che possiamo vedere il superamento di paura e limiti da poter trasmutarli, da poterli trasformarli per aprirci e quindi ecco le nuove possibilità che sono a nostra disposizione, anzi che sicuramente arriveranno. L'ultimo messaggio arriva dallo sciamano mistico. Molto bello come messaggio perché ci parla di fantasia, di immaginazione. Abbiamo visto anche dal punto di vista astrologico che la creatività, l'immaginazione possono dar vita e corpo a non solo quei semini da piantare in questo momento, ma che possiamo realizzare nel nostro futuro. Quindi è un ottimo momento per programmare. Dobbiamo capire che queste cose possono veramente dar forma alla nostra realtà, però abbiamo bisogno di libertà, di utilizzare al meglio le nostre capacità, il linguaggio, di riflettere su cosa si trasmette con parole, gesti, di agire con consapevolezza. Prima di creare, ricordatevi che c'è l'osservazione e questo è un momento perfetto. C'è bisogno anche di portare alla luce ciò che è stato ignorato, forse una parte di noi, un'intuizione, un qualcosa che già sapevamo e allora ecco che è arrivato il momento giusto per prendere decisioni importanti
per agire e seguire un percorso. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!